In questo video otterrò il platino di God of War 2018. Visto che lo scorso video su God of War vi è piaciuto tantissimo e avete lasciato tantissimi mi piace, ho deciso di portarvi anche God of War 2018. E ovviamente se volete il video anche di God of War Ragnarok vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like sotto a questo video. In questo caso il platino è durato molto ma molto di più rispetto a God of War 3 perché c'è una quantità di collezionabili davvero incredibile. Però la cosa positiva è che non dobbiamo prenderli necessariamente durante la storia come i precedenti God of War. Possiamo tranquillamente fare prima la storia e successivamente prendere i collezionabili. Io penso adesso di aver già detto troppo e iniziamo immediatamente col platino di God of War 2018. Quindi da come avete capito il primo step è completare la storia. Ci troviamo circa un millennio dopo God of War 3, ormai Kratos si è invecchiato e ha un figlio. E vediamo già come dal primo secondo di gameplay io sia già impressionato dal gioco. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Ma è già Madonna, bellissimo. Dopo poco tempo scopriamo che la moglie di Kratos è morta e quindi lui e suo figlio decidono di darle una degna sepoltura attraverso un rituale. Boia, Madonna. Chissà chi è la madre. Si parte. Vorrei tanto sapere chi è la madre io. E dopo un ottimo tentativo di caccia... Ma che stai facendo? O devi tirare quando te lo dico io di farlo. incontriamo i nostri primi nemici. Ok. Oh, Madò, bellissimo! Tutto sembra filar liscio finché non ci bussa un uomo particolare che decide di provocare molto, ma molto pesantemente Kratos. Ti credevo più alto, ma è proprio te che cercavo. Sei lontano da casa o sbaglio? Non mi sembra troppo forte comunque lui. Te l'avevo detto. Non importa. Minchia. Tocca a me! E quindi qui abbiamo la nostra prima boss fight e una volta completata Kratos capisce che non può più restare lì perché non solo è in pericolo lui ma anche suo figlio. Quindi decidiamo di andare via per spargere le ceneri di sua moglie sul monte più alto di tutti i regni. Viaggio a inizio, primo trofeo. Difendi la tua casa dallo sconosciuto. Successivamente otteniamo anche un trofeo per ottenere una gemma d'attacco unico. E poi perdiamo di vista Atreus. Kratos, preoccupato, corre fino a trovare questo nuovo personaggio che sarà importantissimo per il gioco, ossia Freya. Non sapevamo chi fosse tu. No, è solo mio amico. Il ragazzo seguiva un mio ordine. Allora, dai una mano. Cioè, mo sta mantenendo le arterie a un cinghiale. Bello. Veloce. Stai calmo, stai calmo. Emily. C'è una scorciatoia sotto la casa che vi porterà fuori da questo Sì, ma bosco. io... Seguite questo sentiero. E poi la luce del sole. Questo passaggio... Una nuova amica. Sopravvivi ai boschi della strega. E successivamente arriviamo nella zona Lago dei Nove, che ben presto sarà una zona che odieremo molto perché conterrà la maggior parte dei collezionabili e ci staremo lì circa 20 ore. Però a questo non ci pensiamo ancora perché ora il nostro unico obiettivo è quello di goderci la storia. Infatti dopo aver preso un bel po' di trofei accediamo a un'altra boss fight, ovvero quella di un drago. Sta bello incazzato, eh. E che cazzo. Vai, vediamo io come un demente, guarda. Ecco. Vai, 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 vai. Madonna. Questo è cinema, ragazzi. Oh, madò. Ma che cinema, porco due. Madonna, ragazzi.
Poco dopo arriviamo finalmente sul monte che Kratos e Atreus pensavano fosse il monte più alto che ci sia. Però proprio qui che incontriamo due personaggi che dopo poco avremmo affrontato, ovvero Magni e Modi. Stanno parlando con Mimir, l'uomo più sapiente del mondo, però per punizione di Odino è legato a un albero. Mimir dice a loro due che quello non è il monte più alto, ma quello che si trova in un altro regno, che ovviamente non mi ricordo come si chiama. E l'unico modo per essere accompagnati da Mimir durante questo viaggio è tagliare la testa a Mimir per poi farlo resuscitare da Freya. Quindi Kratos taglia la testa a Mimir e iniziamo un viaggio di nuovo verso il bosco della strega. Arriviamo da Freya, Freya sputa in faccia a Mimir, però riesce comunque a rianimarlo. E quindi ora quello che ci rimane è, con l'aiuto di Mimir, attraversare i regni. Poco dopo dobbiamo affrontare altri due divinità, ossia Magni e Modi, i figli di Thor. Magni fa un orribile fine e Modi scappa. Però abbiamo una terribile notizia, ovvero che ad Atreus sta tornando la sua malattia. Infatti questa sua malattia, come ci spiega Freya, è dovuta dal fatto che lui non è consapevole di essere un dio. E proprio questo suo pensare di essere un comune mortale lo fa ammalare. Quindi quello che deve fare Kratos, prima cosa, fargli capire che è un dio, ma gli serve una cosa fondamentale: il cuore del guardiano, che si trova nel regno dove passano le anime per accedere al Valhalla. Però non può combatterle senza un'arma che noi conosciamo bene, ovvero le lame del caos, e quindi Kratos deve ripercorrere il suo passato e riprendere queste armi. No, raga. No, ragazzi, sono loro. Le lame, porca troia. Sì, ma si toglie il no, raga. Madonna, ragazzi. Porca troia. Bellissimo. Eccola Non c'è qua. luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità, ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro, marito, padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Un mostro. Madò, ragazzi, guardate che Lo roba. so. Ma non sono il tuo mostro, non più. No, ragazzi, mamma mia che... Chi si rivede? Recupera le lame del caos. Quindi una volta arrivati a El, incontriamo il guardiano, lo battiamo e prendiamo anche il suo cuore. In questo caso Kratos ha una visione e incontra Zeus, e da quel momento Mimir capisce anche che davanti non ha un semplice mortale, ma il fantasma di Sparta. Quindi Kratos porta il cuore e Atreus guarisce e gli dice anche la verità, però a questo c'è un problema. Infatti una volta che Atreus scopre di essere una divinità, pensa di poter fare quello che vuole. Infatti alla prima occasione uccide Modi, quando Kratos aveva detto di non farlo perché ormai era sconfitto. No, Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre, poco prima di scoparmela. È impazzito. E quindi una volta che Atreus è guarito, insieme a Mimir ritorniamo sul monte in cui l'abbiamo incontrato, perché proprio lì c'è il portale che serve per accedere al regno con il monte più alto in assoluto. Però proprio quando stavamo per entrare in questo regno, Baldur, ovvero lo sconosciuto che abbiamo affrontato all'inizio del gioco, ritorna. Merda! allontanati da qui. Sì. Mi raccomando, piccolo, scappa. Lascia che sia Paparino a fare il lavoro sporco per te. Ah! Lasciami stare! No!
perché credevo che la mia famiglia fosse incasinata. Oh, tuo padre ha ragione, sei tutt'altro che pronto. Ora tieni questo. No! Grazie. No, bellissimo, come nel... Che cazzo è un drago? Ma il drago, non ho capito, è Atreus. Attivato il ponte! Ehi, ti ho fatto una domanda! Quando il ponte si aprirà, tutto il peso di Asgard si abbatterà su di voi. È finita. Davvero? Secondo round. A Salvatreus, ok. E dopo essere usciti da Eleim con una nave e aver appreso le lingue di Muspelheim e Niflheim, riusciamo finalmente ad accedere all'ultima parte del gioco, dove avremo la boss fight finale contro Baldur. Però prima di iniziare con la boss fight mettiamo alcune cose in chiaro. Infatti nel nostro viaggio ad Eleim scopriamo che in realtà Baldur è il figlio di Freya e che la sua immortalità è dovuta da un incantesimo che è stato fatto da Freya proprio per proteggerlo. Quindi adesso quello che vuole fare Baldur è uccidere sua madre, perché considera questo incantesimo una sorta di dannazione. Però ovviamente lo spirito materno porta Freya a proteggere Baldur, anche se l'obiettivo di Baldur è quello di ucciderla. La boss fight in sé per sé non è abbastanza difficile, anzi è anche abbastanza semplice, semmai l'unica difficoltà la possiamo trovare del fatto che il Baldur è come se avesse una sorta di immunità al ghiaccio o al fuoco in maniera alternata, quindi dobbiamo alternare, certe volte lascia Leviatano e certe volte le lame del caos. Ah, adesso fai qualcosa. Perché? Che ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce qui. Dobbiamo essere persone migliori. Porco due. No, figlio mio adorato dolce figlio. No. Sì, dolce amorava, traffa. Richiami crepuscolari. Sconfiggi Baldur. Arriviamo nell'ultima parte dove Kratos e Atreus spargono finalmente le ceneri sul monte più alto del regno, il monte di Jotunheim. Che cosa fai? Non ho più niente da nascondere. Le cicatrici, bellissimo. No. Possiamo andare. Siamo vicinissimi. Ultimo desiderio. Spargi le ceneri.
E ragazzi, una volta conclusa la storia è praticamente tutto in discesa. Infatti dobbiamo prendere tutti quanti i collezionabili, che veramente sono tipo 10 trofei soltanto loro, e fare alcune missioni secondarie, come aiutare gli spiriti o completare tutti quanti i favori di Brock e Sylvie. Per quanto riguarda invece le sfide di Muspelheim, pensavo fossero molto più difficili, in realtà sono state molto più semplici, quindi non vi farò vedere molto, ma una cosa su cui vorrei concentrarmi è l'ultimo step in assoluto, ovvero le Valchirie, perché nelle prime Valchirie è stato abbastanza semplice, perché io semplicemente prendevo una pietra della resurrezione così da avere una seconda chance, ed era abbastanza semplice. Cosa invece molto, ma molto diversa per la regina delle Valchirie, che mi ha praticamente distrutto sotto qualsiasi punto di vista psicologico. Porco. No, ragazzi. Fratello, alzati, fratello! Dopo ore e ore di tentativi, no, non ce la faccio comunque, provo il giorno dopo. Dove ieri notte è iniziata, oggi finirà. Merda. Dai, dai, dai. Sì, sì, sì. Ce l'abbiamo fatta, credo. Non sembri molto felice. È difficile essere felice quando sei una testa rientrata. Sono lieto del fatto che abbiamo... E ragazzi, finalmente siamo riusciti a portare a casa anche questo platino. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e di iscrivermi anche qui sotto nei commenti qualche altro gioco da platinare. Io vi do l'appuntamento a un prossimo video. Ciao ragazzi!